Ciao a tutti! Ora va di moda fare questi granchi blu. Oggi l'ho preso anch'io e andiamo a vedere cosa possiamo fare con questo granchio blu. Seguitemi fino alla fine e andiamo a vedere il risultato. Molto aggressivo. Come prima cosa gli diamo una sciacquata. Lo mettiamo sotto l'acqua. Sciacquiamo bene il piatto. Poi li appoggiamo qua e andiamo a creare il fondo per cuocerli. Nel fondo gli metto un po' di carote, ovviamente le ho già lavate, il sedano, lo scalogno, che come sapete può sembrare una cipolla ma ha un gusto molto più delicato ed è una via di mezzo tra la cipolla e l'aglio. E poi gli mettiamo un po' di pomodori, gli aggiungiamo un po' d'olio, metto su nel fuoco e cominciamo a far soffriggere piano piano. Aggiungiamo anche 2 foglioline di alloro e andiamo a riprenderci il cucchiaio che ci ha fregato il granchio blu. Facciamo insaporire un po' tutti gli odori. Porino, mi fa pena. Gli altri sì, sono morti, ieri erano vivi. Ieri sera quando li ho presi erano tutti vivi. Si vede che stare lì per il nostro ecosistema è un danno grosso, questi granchi. Perché stanno mangiando tutte le cozze, le vongole, e tra un po' di anni e si riproducono in una maniera pazzesca. E tra un po' di anni se non è... No, tutto lo schianta il dito, non lo mettere, ti fa male molto. Intanto qua ha cominciato a soffriggere bene, riversiamo giù i granchi e poi copriamo subito. Abbassiamo un po' la fiamma e aspettiamo che si cuocino. Gli diamo una girata e continuiamo la cottura. Controlliamo se sono pronti. Ok, li possiamo tirare via. Appoggiamo nel piatto e poi in questa bella salsina che si è creata gli vado ad aggiungere dell'acqua fredda. Copriamo e intanto aspettiamo che si raffreddano i granchi. Nel frattempo che aspettiamo che si raffreddano i granchi andiamo a preparare quello che sarà il condimento per la polpa di granchio. Per farlo ci servirà il sedano, le carote, il finocchio, l'aglio e il prezzemolo. Cominciamo a pulire le carote. Nel frattempo che continuiamo con la nostra preparazione vi volevo parlare di un fantastico sito dove fare acquisti online. Perché aspettare il Black Friday per avere gli sconti sugli acquisti? Se vi dicessi che tutto l'anno potete avere degli sconti su quello che comprate? Ah, è in modo totalmente gratuito. Praticamente, signori, sto parlando di Letishop. Letishop è un servizio di cashback che ti permette di risparmiare su tutti gli articoli che comprate online ed è una cosa assurda. Io lo sto usando da parecchi mesi e i soldi arrivano veramente. Vi faccio un piccolo esempio di come funziona. Alla fine di questo mese vado a fare un viaggetto con la mia mogliettina. Siete curiosi di sapere dove? Seguitemi su Instagram e vedrete tutto. Tornando a noi, la vacanza l'ho prenotata su Last Minute e guarda caso Last Minute è presente sul catalogo di Letishop. Quindi io, anziché comprare direttamente dal sito Last Minute, sono passato prima da Letishop. Ho cliccato Last Minute, sono finito comunque sul sito di Last Minute e poi ho ordinato la vacanza. Così facendo ho ricevuto un cashback. Cioè, il costo era uguale, ma con Letishop ho ricevuto un rimborso. È incredibile, soprattutto perché è completamente gratuito. I soldi che maturano su Letishop con un PayPal o con un bonifico ve li fate mandare a casa. Vai a vedere, ci sono quasi 4.000 negozi. Sicuramente c'è anche quello che serve a te. È assurdo non farlo. Link in descrizione, ma ora basta con le chiacchiere e torniamo alla nostra preparazione. Dopo aver tagliato anche il sedano, lo andiamo a inserire nella boule. Prendiamo le carote e le andiamo a tagliare con la mandolina. In questo modo.
Con l'altra mandolina, solo con la lama, tagliamo il finocchio fine. Lo aggiungiamo alle carote e al sedano, poi sbucciamo l'aglio, prendiamo anche il prezzemolo e andiamo a tritare tutto finemente. Una volta tritato lo andiamo a mettere nelle nostre verdure tagliate, gli diamo una girata e poi le teniamo qua da una parte. Ora che si sono raffreddati diamo una bella sciacquata, andiamo a togliere la polpa, li dividiamo dal carapace, togliamo questo, mettiamo da una parte, li apriamo così e mettiamo da una parte anche questo, li dividiamo tutti e anche questo lo andiamo a sciacquare. Dopodiché andiamo a togliere tutta la polpa che c'è all'interno. Rompiamo anche le chele e aiutandosi anche con una pinzetta togliamo tutto quello che c'è all'interno. Voi non lo potete sentire, ma vi posso assicurare che è un profumo intenso e molto buono. Come potete vedere, la polpa non ce n'è rimasta molta, ma anche tutti gli scarti del carapace, mi raccomando, teneteli da una parte. Vi ricordate prima del sughetto? Lo andiamo a finire e poi vedrete alla fine cosa ne verrà fuori. Questa ricetta la facevo in Kenya, quando lavoravo in Kenya, e ovviamente la facevo con i granchi dell'Oceano Indiano, che erano molto più grossi, però sono sicuro che viene bene anche con questa, soprattutto perché sentendo dall'odore è molto saporito, forse anche di più dei granchi grossi dell'Oceano Indiano. Ok, abbiamo terminato. Di tutti quei 4 granchietti è venuta fuori questa polpa qua. Ora cosa facciamo con questi carapaci? Questi li teniamo qua da una parte, che poi vedremo cosa servono. Mentre questi, vi ricordate prima vi ho fatto tenere da una parte il sughetto e le ho aggiunto l'acqua. Prendiamo i nostri carapaci e li versiamo dentro. Gli diamo una girata e facciamo finire la cottura di questa bisque. Mentre questi li andiamo a dare una sciacquata sotto l'acqua fredda e li teniamo qua a scolare. Ora in un piattino più piccolo trasferiamo la nostra polpa di granchio, come vedete tutta bella sfilacciata, pronta per finire il nostro piatto. La bisque è pronta, quindi adesso la prendiamo e la andiamo a passare al blender. Prendiamo tutto tranne le foglie di alloro che le andiamo a togliere. E frulliamo tutto. Dopodiché questa cremina la andiamo a filtrare in modo che ci rimanga solo ed esclusivamente la parte più saporita e togliamo tutto il carapace e altri pezzi grossi che potrebbero rimanere dopo averlo frullato. Bene, dopo averlo spremuto tutto, che ci è rimasta solo questa parte più densa e grossa, lo andiamo a buttare via e abbiamo terminato la nostra bisque. Vedete? Visto che a me serve leggermente più densa, la vado a far restringere ancora un po' nel fuoco. Non troppo alto, a fiamma moderata. Controlliamo la nostra bisque che si è ristretta ed è fatta. Quindi spegniamo il gas, gli aggiungiamo il sale, assaggiamo se è sufficiente. Ok, ci siamo e la mettiamo qua a raffreddare. È giunto il momento di finire il nostro piatto. Prendiamo una boule più grossa e mettiamo dentro tutte le verdure tagliate. Poi gli aggiungiamo un po' di sale, un po' di pepe, la salsina bisque, l'olio extravergine, con 2 cucchiai mescoliamo. Ora prendiamo il piatto, andiamo a mettere un po' della nostra insalata, facciamo 3 mucchiettini e poi gli aggiungiamo la polpa del granchio, in questo modo. A questo punto finiamo con i gusci, gli mettiamo ancora un po' della nostra salsa bisque e il nostro piatto è terminato. Buon appetito a tutti!